Lezione 1. Quando pranzerai? Ciao Anna, quando pranzerai? Pranzerò alle 12:30. È un buon momento. Di solito prendo anche io in quel periodo. Dove pranzate di solito? Di solito mangio nella caffetteria vicino al mio ufficio. Oh, preferisco portarmi il pranzo da casa. Questo è carino. Cucini il pranzo tutti i giorni? Sì, mi piace cucinare ed è più salutare che mangiare fuori tutto il tempo. Sono d'accordo. Anch'io dovrei iniziare a portare il mio pranzo. Vale la pena provare. Puoi anche risparmiare denaro. Hai ragione, mangiare fuori può essere costoso. Inoltre, puoi controllare gli ingredienti e assicurarti che sia qualcosa che ti piace. Non ci ho mai pensato. Cosa cucini di solito per pranzo? Mi piace preparare insalate, panini o, a volte, gli avanzi della cena. Sembra delizioso. Forse proverò anche a fare dei panini. È facile e veloce. Ti divertirai. Grazie per il suggerimento, Anna. Ci proverò. Benvenuto, John. Fammi sapere come va. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Nessun problema, buon pranzo. Anche tu. Lezione 2. Quando pulirai la cucina? Ciao Anna, quando pulirai la cucina? Pulirò la cucina domani mattina. Questa è una buona idea. È passato un po' di tempo dall'ultima pulizia. Sì, sono stato impegnato con il lavoro, ma ha davvero bisogno di una buona pulizia. Capisco. La pulizia può richiedere molto tempo. Sicuramente, ma è importante avere una cucina pulita e organizzata. Sono d'accordo. Rende la cottura molto più piacevole. Ed è anche più igienico. Vero. Hai dei prodotti per la pulizia speciali che usi? Di solito uso un detergente multiuso e delle salviettine disinfettanti. Sembra comodo. Dovrei comprarne un po' anch'io. Rendono il processo di pulizia molto più semplice. Prenderò nota di comprarne un po' quando andrò al negozio. Ottimo. Non te ne pentirai. Di solito quando pulisci la tua cucina? Cerco di pulirlo una volta alla settimana, di solito la domenica. È una buona routine. Anch'io dovrei crearne uno. Aiuta a mantenere uno spazio pulito e ordinato. Posso immaginarlo. Deve essere bello avere una cucina pulita. Lo fa. È un inizio di settimana rinfrescante. Ci proverò sicuramente. Grazie per l'ispirazione, Anna. Benvenuto, John. Fammi sapere come va. Lo farò. Grazie ancora, Anna. Nessun problema, buona pulizia. Lo stesso vale per te. Lezione 3. Andrai a trovare tuo cugino? Ciao Anna, andrai a trovare tua cugina? Sì, ho intenzione di andare a trovare mio cugino il prossimo fine settimana. Sembra carino. Quanto dista tuo cugino da qui? Mio cugino vive a circa 2 ore di macchina. Non è troppo lontano. Ci guiderai? Sì, guiderò io. È più comodo in questo modo.
Hai dei piani specifici per la tua visita? Stiamo programmando di fare escursioni e fare un picnic. Sembra una giornata divertente. Adoro fare escursioni. Anche io. È un ottimo modo per trascorrere del tempo all'aperto. Pernotterai o tornerai lo stesso giorno? Pernotterò per la notte. Vogliamo sfruttare al massimo il nostro tempo insieme. Questa è una buona idea. È bello prendersi una pausa dalla routine a volte. Sicuramente. È importante trascorrere del tempo con i propri cari. Sono d'accordo. Il tempo in famiglia è prezioso. Hai dei piani per il fine settimana? Non ho ancora deciso. Forse mi rimetterò al passo con qualcosa da leggere. Sembra rilassante. È bello anche avere un po' di tempo tranquillo. Assolutamente. Mi aiuta a ricaricarmi. Beh, ti auguro un weekend sereno, John. Grazie, Anna. Goditi la visita con tua cugina. Lo farò. Stammi bene, John. Anche tu, Anna. Divertitevi. Grazie, ciao. Lezione 4. A che ora inizierai la lezione online? Ciao Anna, a che ora inizierai la tua lezione online? Inizierò la mia lezione online domani alle 10. È un buon momento. Quanto durerà la lezione? La lezione durerà 2 ore, fino a mezzogiorno. Sarà una sessione dal vivo o preregistrata? Sarà una sessione dal vivo con videoconferenza. Questo è comodo. Puoi interagire con l'istruttore e gli altri studenti. Sì, è bello avere quell'elemento interattivo. A quale argomento è dedicato il corso online? È un corso di fotografia. Sono entusiasta di imparare nuove tecniche. Sembra interessante. Ti serve qualche attrezzatura speciale? Non proprio. Solo la mia fotocamera e una connessione internet stabile. Ci saranno incarichi o progetti? Sì, avremo incarichi settimanali e un progetto finale. Sembra un corso completo. Sono sicuro che imparerai molto. Lo spero. Volevo migliorare le mie capacità fotografiche. Questo corso online è quindi una grande opportunità. Sicuramente. È comodo e accessibile da qualsiasi luogo. Ci sono altri compagni di classe che conosci che frequenteranno lo stesso corso? Non ne sono ancora sicuro. Lo scoprirò durante la prima seduta. Sarebbe bello entrare in contatto con altri appassionati di fotografia. Sì, non vedo l'ora che arrivi anche io. Bene, ti auguro buona fortuna con il tuo corso online, Anna. Grazie, John. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Goditi il tuo viaggio di apprendimento. Grazie, John. Abbi cura di te. Lezione 5. Farai un barbecue questo fine settimana? Ciao Anna, farai una grigliata questo fine settimana? Sì, ho intenzione di fare un barbecue nel mio cortile. Sembra fantastico. A che ora inizia il barbecue? Inizieremo verso le 13 del pomeriggio. Ottimo. Inviterai amici e parenti? Sì, inviterò alcuni amici intimi e alcuni membri della famiglia. Sembra un incontro divertente. Cosa cucinerai alla griglia?
Griglieremo hamburger, hot dog e verdure. Gnam. Adoro un buon hamburger alla griglia. Anche io. È uno dei classici barbecue preferiti. Preparerai contorni o dessert? Sì, preparerò un'insalata di patate e un'insalata di frutta come contorno. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarli. E come dessert, servirò ananas alla griglia congelato. Sembra la conclusione perfetta per un barbecue. Spero che piaccia a tutti. Sono sicuro che lo faranno. Avrai giochi o attività? Sì, avremo alcuni giochi all'aperto come badminton e cornhole. Questo è grandioso. Farà divertire tutti. E suoneremo anche un po' di musica. Sembra un'atmosfera fantastica. Non vedo l'ora. Sono contenta che tu sia entusiasta. Sarà una giornata divertente. Grazie per avermi invitato, Anna. Lo apprezzo. Benvenuto, John. Non sarebbe lo stesso senza di te. Porterò delle bevande da condividere. Preferisci qualcosa di specifico? Un po' di limonata o tè freddo sarebbe fantastico. Notato. Li porterò entrambi. Ci vediamo sabato. Ci vediamo allora, John. Non vedo l'ora che arrivi il barbecue. Lezione 6. Quando chiamerai la tua famiglia? Ciao Anna, quando chiamerai la tua famiglia? Chiamerò la mia famiglia questa sera dopo cena. È un buon momento. Quanto spesso li chiami? Cerco di chiamarli almeno una volta alla settimana. Questo è carino. È importante rimanere in contatto con la famiglia. Sicuramente. Mi mancano, soprattutto perché viviamo molto distanti. Capisco. La distanza può rendere difficile vedersi spesso. Sì, ma per fortuna abbiamo la tecnologia per rimanere in contatto. Quanto durano di solito le telefonate con la famiglia? Varia, ma di solito da 30 minuti a un'ora. È una buona quantità di tempo per recuperare il ritardo. Sì, condividiamo ciò che accade nella nostra vita e ci scambiamo storie. Usi le videochiamate o solo le normali telefonate? Utilizziamo principalmente videochiamate. Sembra più personale in questo modo. Sono d'accordo. È bello vedere le loro facce mentre parlano. Rende la conversazione più significativa. Ci sono argomenti specifici che discuti spesso con la tua famiglia? Parliamo delle nostre attività quotidiane, dei nostri piani imminenti e talvolta dei ricordi. Sembra adorabile. Le conversazioni familiari sono sempre speciali. Lo sono davvero. È il momento del legame e del sostegno. Sono felice che ti sforzi di rimanere in contatto con la tua famiglia. Grazie, John. La famiglia è importante per me. È importante anche per me. Anche io dovrei chiamare la mia famiglia più spesso. Sono sicuro che lo apprezzerebbero, John. Hai ragione, ne farò una priorità. Grazie per il promemoria, Anna. Benvenuto, John. La famiglia ne vale la pena. Lezione 7. Andrai in biblioteca domani? Ciao Anna, andrai in biblioteca domani? Sì, ho intenzione di andare in biblioteca domani pomeriggio. Questa è un'ottima idea.
A che ora partirai? Probabilmente ci andrò verso le 15 dopo aver finito alcune commissioni. Hai intenzione di studiare o prendere in prestito libri da leggere? Prenderò in prestito alcuni libri da leggere per il tempo libero. Sembra carino. Hai in mente qualche genere specifico? Mi piacciono i romanzi gialli e storici, quindi cercherò libri di quei generi. Sono ottime scelte. Anche a me piace la narrativa storica. È affascinante immergersi in diverse epoche attraverso i libri. Assolutamente. Ci sono autori specifici che ti interessano? Volevo leggere altri libri di Agatha Christie e Ken Follett. Sono entrambi autori eccellenti. Sono sicuro che apprezzerai le loro opere. Lo spero. Hai qualche consiglio sui libri? Se ti piace il mistero, ti consiglio La ragazza con il tatuaggio del drago di Stieg Larsson. Ne ho sentito parlare. Lo aggiungerò alla mia lista. Grazie. Siete i benvenuti. Sei mai stato in questa biblioteca? No, sarà la mia prima volta. Ne ho sentito parlare bene. È una bella biblioteca con un'ampia selezione di libri. È bello saperlo. Non vedo l'ora di esplorarlo. Studierai lì o ti limiterai a trovare un posto accogliente dove leggere? Probabilmente troverò un posto accogliente dove leggere e godermi un po' di tranquillità. Sembra perfetto. Le biblioteche hanno un'atmosfera così tranquilla. Sì, è un ottimo posto per rilassarsi e fuggire leggendo un buon libro. Beh, spero che tu ti diverta molto in biblioteca, Anna. Grazie, John. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Buona lettura. Grazie, John. Abbi cura di te. Lezione 8. Cosa farai domani mattina? Ciao Anna, cosa farai domani mattina? Ho un appuntamento dal medico domani mattina. Va tutto bene? Solo un controllo di routine? Sì, è solo un controllo di routine. Niente di cui preoccuparsi. È bello sentirlo. Andrai da solo? Sì, andrò da sola. È vicino, quindi è comodo. Se hai bisogno di compagnia o di un passaggio, fammelo sapere. Grazie, John. Apprezzo la tua offerta. Nessun problema, è sempre bene avere un po' di supporto. Sono d'accordo. È confortante sapere che qualcuno si preoccupa. Quali sono i tuoi piani dopo la visita dal medico? Dopo l'appuntamento, probabilmente farò qualche commissione. Qualche commissione specifica di cui devi occuparti? Devo fare la spesa e fermarmi in banca. Sembra una mattinata produttiva. C'è altro nella tua agenda? Non proprio. Probabilmente me la prenderò con calma e mi rilasserò nel pomeriggio. Sembra un buon piano. La cura di sé è importante. Sì, è importante dedicare del tempo a noi stessi. Hai degli hobby o delle attività che ti piace fare nel tempo libero? Mi piace leggere, fare passeggiate e fare giardinaggio. Questi sono ottimi modi per rilassarsi e distendersi. Sì, mi aiutano a ricaricarmi e a schiarirmi le idee. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti o supportarti? Le tue parole gentili e la tua amicizia sono già di grande sostegno, John.
Grazie, Anna. Sono qui per te ogni volta che ne hai bisogno. Lo apprezzo. Significa molto per me. Beh, spero che la visita dal medico vada bene, Anna. Grazie, John. Ti farò sapere come va. Abbi cura di te, Anna. Ti auguro una buona e serena giornata domani. Anche tu, John. Anche a te auguro una buona giornata. Lezione 9. Quando farai colazione? Ciao Anna, quando farai colazione? Di solito faccio colazione intorno alle 8 del mattino ogni mattina. È un buon momento per iniziare la giornata. Cosa mangi di solito? Mi piace mangiare una ciotola di cereali con un po' di frutta fresca. Sembra salutare e rinfrescante. Preferisci qualche cereale in particolare? Mi piacciono i cereali integrali come l'avena o i fiocchi di crusca. Hai condimenti o aggiunte per i tuoi cereali? Di solito aggiungo delle banane o dei frutti di bosco a fette per un sapore extra. È un ottimo modo per esaltarne il gusto. Bevi qualcosa con esso? Di solito bevo una tazza di caffè o un bicchiere di succo d'arancia. Ottime scelte. Anch'io preferisco il tè. Anche il tè è ottimo. È un modo rilassante per iniziare la giornata. Fai colazione da solo o con qualcun altro? Di solito faccio colazione da sola durante i giorni feriali. Che ne dici nei fine settimana o in occasioni speciali? Nei fine settimana, a volte faccio colazione con la famiglia o gli amici. Le riunioni a colazione possono essere un ottimo modo per entrare in contatto con i propri cari. Sì, è un bel momento per ritrovarsi e godersi la reciproca compagnia. Hai un posto o un ristorante preferito per la colazione? Non proprio. Preferisco fare colazione a casa per la maggior parte del tempo. Le colazioni fatte in casa sono le migliori. Puoi personalizzarli. Questo è vero. Posso personalizzare la colazione a mio piacimento. Bene, spero che domani avrai una colazione deliziosa ed energizzante, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Grazie, Anna. Goditi la giornata. Anche tu, John. Abbi cura di te. Lezione 10. Farai una doccia prima di andare al lavoro? Ciao Anna, vuoi farti una doccia prima di andare al lavoro? Sì, faccio sempre una doccia la mattina prima di uscire. È un buon modo per sentirsi riposati e pronti per la giornata. Assolutamente. Mi aiuta a svegliarmi e a sentirmi più vigile. Hai qualche routine o prodotto specifico per la doccia che usi? Mi piace usare un bagnoschiuma idratante e uno shampoo delicato. Prendersi cura della pelle e dei capelli è importante. Sì, è importante mantenere una buona igiene e prendersi cura di sé. Quanto dura la tua doccia abituale? Le mie docce di solito durano dai 10 ai 15 minuti. È una buona quantità di tempo. Efficiente ed efficace. Cerco di prestare attenzione anche alla conservazione dell'acqua. Questo è grandioso. Ogni piccolo sforzo conta. Grazie. Hai una routine mattutina specifica prima del lavoro? Sì, mi piace fare colazione veloce e fare stretching. Iniziare la giornata con colazione e movimento è una buona idea. Mi aiuta a sentirmi energica e concentrata. Sono d'accordo.
È importante dare un tono positivo alla giornata. Ci sono sfide o benefici specifici della tua routine mattutina? La sfida a volte è sentirsi affrettati, ma il vantaggio è sentirsi preparati. Questo ha senso. Essere preparati è una buona base per la giornata. Esattamente. Mi aiuta a rimanere organizzato e in linea. Bene, spero che tu abbia una doccia rinfrescante e una giornata di lavoro produttiva, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Grazie, Anna. Facciamo in modo che sia una bella giornata. Assolutamente, John. Abbi cura di te. Lezione 11. A che ora inizierai a lavorare? Ciao Anna, a che ora inizierai a lavorare? Di solito inizio a lavorare alle 9 del mattino ogni giorno. È un buon momento per iniziare la giornata lavorativa. Quanto dura il tuo orario di lavoro? Lavoro dalle 9 alle 17, quindi è una giornata lavorativa di 8 ore. Hai una routine o delle attività specifiche che svolgi quando inizi a lavorare? Sì, di solito controllo le mie email e do priorità alle mie attività giornaliere. È un buon modo per organizzarsi e fissare obiettivi per la giornata. Mi aiuta a rimanere concentrato e produttivo. Ci sono delle sfide particolari che devi affrontare quando inizi a lavorare? A volte è difficile cambiare marcia dalla modalità personale a quella lavorativa. Posso capirlo. È importante trovare un equilibrio. Sì, trovare quella transizione può essere un po' difficile a volte. Hai qualche strategia o consiglio per superare questa sfida? Trovo che avere una routine mattutina e stabilire confini chiari aiuti. Questo è intelligente. Anche la creazione di uno spazio di lavoro dedicato può fare la differenza. Assolutamente. Avere uno spazio di lavoro designato mi aiuta a entrare in modalità lavoro. Ci sono attività o progetti specifici che non vedi l'ora di affrontare oggi? Ho un incontro con il mio team per discutere di un nuovo progetto, quindi è entusiasmante. Sembra interessante. La collaborazione e il lavoro di squadra possono essere gratificanti. Sicuramente. È sempre bello lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Bene, spero che tu abbia una giornata di lavoro produttiva e di successo, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Grazie, Anna. Sfruttiamo al massimo la giornata che ci aspetta. Assolutamente, John. Abbi cura di te e buona giornata. Lezione 12. Pranzerai a casa? Ciao Anna, vuoi pranzare a casa? No, pranzerò in un ristorante oggi. Oh, è un bel cambiamento. In quale ristorante hai intenzione di andare? Sto pensando di provare il nuovo ristorante italiano in centro. Il cibo italiano sembra delizioso. Hai in mente un piatto preferito? Ho intenzione di provare i loro piatti di pasta, magari qualcosa con frutti di mare. Sembra un'ottima scelta. La pasta ai frutti di mare può essere davvero gustosa. Lo spero. Ho sentito parlare bene del loro cibo. C'è qualcuno con te per pranzo o ci andrai da solo? Andrò con alcuni colleghi di lavoro. Questo è carino. È sempre divertente pranzare con i colleghi. Sì, è una buona opportunità per creare legami al di fuori dell'ufficio. Avrai abbastanza tempo per pranzare prima di tornare al lavoro? Abbiamo programmato una pausa pranzo più lunga, quindi dovrebbe esserci abbastanza tempo.
È bello sentirlo. È importante fare delle pause e ricaricarsi. Assolutamente. Aiuta a migliorare la produttività e il benessere generale. Hai restrizioni o preferenze dietetiche da considerare? Non ho restrizioni, ma preferisco opzioni più leggere e salutari. Questo è un buon approccio. È importante ascoltare le esigenze del proprio corpo. Sì, cerco di fare scelte consapevoli quando si tratta di cibo. Beh, spero che tu abbia un ottimo pranzo al ristorante, Anna. Grazie, John. Non vedo l'ora. Buon appetito e buon divertimento con i tuoi colleghi. Grazie, John. Lo apprezzo. Ti auguro un buon pomeriggio. Anche tu, Anna. Abbi cura di te. Lezione 13. Quando finirai di lavorare? Ciao Anna, quando finirai di lavorare? Di solito finisco di lavorare intorno alle 17 ogni giorno. Questo è l'orario tipico in cui termina la giornata lavorativa. È un orario fisso? Sì, è un programma standard per me a meno che non ci siano attività urgenti. Hai compiti o scadenze specifiche da completare oggi? Ho alcune scadenze da rispettare, ma dovrei riuscire a finirle in tempo. È bello sentirlo. È importante gestire il tempo in modo efficace. Assolutamente. La gestione del tempo è fondamentale per la produttività. Ci sono sfide particolari che devi affrontare quando concludi il lavoro? A volte si presentano attività impreviste, che possono causare ritardi. Capisco. La flessibilità è importante in tali situazioni. In effetti, l'adattabilità aiuta a gestire situazioni impreviste. Hai qualche strategia o rituale per rilassarti dopo il lavoro? Mi piace fare una breve passeggiata, o fare un po' di stretching leggero per rilassarmi. È un ottimo modo per passare dal lavoro al tempo personale. Mi aiuta a schiarirmi le idee e a spostare l'attenzione. Ci sono attività o hobby che ti piacciono dopo il lavoro? Mi piace leggere, ascoltare musica e passare il tempo con i miei cari. Sono modi meravigliosi per rilassarsi e ricaricarsi. Sì, mi aiutano a trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Bene, spero che tu abbia una giornata di lavoro produttiva e soddisfacente, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Grazie, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo e godiamoci la giornata. Assolutamente, John. Abbi cura di te e buona giornata. Lezione 14. Cosa farai dopo il lavoro? Ciao Anna, cosa farai dopo il lavoro? Ho intenzione di andare in palestra e allenarmi. È un ottimo modo per rimanere attivi e in salute. Quali esercizi fai di solito? Mi piace fare una combinazione di allenamento cardio e di forza. Questa è una routine di allenamento a tutto tondo. Quanto tempo trascorri di solito in palestra? Di solito trascorro circa un'ora in palestra, compresi il riscaldamento e il defaticamento. È una buona quantità di tempo per una sessione di allenamento. Hai degli obiettivi di fitness specifici? Il mio obiettivo principale è migliorare la mia forma fisica e la mia forza complessive. Questo è un grande obiettivo per cui lavorare. La coerenza è fondamentale. Sì, rimanere costante con l'esercizio mi aiuta a vedere i progressi nel tempo. Dopo l'allenamento, hai dei piani o delle attività per la serata?
Ho intenzione di trascorrere una serata rilassante a casa. Magari guarda un film o leggi un libro. Sembra un bel modo per rilassarsi e godersi un po' di tempo personale. Sì, è importante prendersi del tempo per se stessi e ricaricarsi. Hai qualche genere o autore preferito per libri o film? Mi piacciono i generi più disparati, ma al momento mi piacciono i romanzi gialli. I romanzi gialli possono essere piuttosto intriganti. C'è qualche autore preferito di quel genere? Attualmente sto leggendo un libro di Agatha Christie e trovo la sua scrittura accattivante. Agatha Christie è una famosa autrice del genere misterioso. Buona lettura. Grazie, John. Non vedo l'ora. Che mi dici di te? Che piani hai dopo il lavoro? Frequenterò una lezione di chitarra più tardi la sera. Sto imparando a suonare. È fantastico. Suonare uno strumento è un hobby meraviglioso. Come vanno i tuoi progressi? Sono ancora un principiante, ma mi piace il processo di apprendimento e mi alleno regolarmente. Questo è lo spirito. La pratica rende perfetti. Goditi la tua lezione di chitarra. Grazie, Anna. Lo farò. Sfruttiamo al massimo le nostre attività post lavoro e trascorriamo una serata appagante. Assolutamente, John. Abbi cura di te e buona serata. Lezione 15. Cucinerai la cena stasera? Ciao Anna, cucinerai la cena stasera? No, sto pensando di ordinare invece cibo da asporto. Questa è un'opzione conveniente. Hai in mente una cucina in particolare? Ho voglia di mangiare qualcosa di cinese stasera. Il cibo cinese sembra delizioso. Hai un piatto preferito? Mi piace molto il pollo in agrodolce con riso fritto. È una scelta classica. È sempre un piacere per la folla. Sì, è una gustosa combinazione di sapori e consistenze. Hai un ristorante dove mangiare cibo cinese da asporto? Ho un ristorante locale preferito che prepara ottimo cibo cinese. È bello saperlo. Le specialità locali hanno spesso sapori autentici. Sì, i loro piatti sono sempre saporiti e soddisfacenti. Di solito hai contorni o antipasti specifici con piatti cinesi da asporto? Mi piace ordinare degli involtini primaverili o degli gnocchi come antipasto. Gli involtini primaverili e gli gnocchi sono sempre una scelta popolare. Sono gustosi e ottimi anche da condividere con gli altri. Hai intenzione di fare una cena intima a casa o invitare amici? Stasera farò una cena intima a casa, solo per rilassarmi. Sembra carino. È importante trascorrere del tempo di qualità da soli. Sì, mi aiuta a rilassarmi e ricaricarmi dopo una lunga giornata. Beh, spero che ti piaccia la tua cena cinese da asporto, Anna. Grazie, John. Non vedo l'ora. Buon appetito. Buona serata. Grazie, John. Anche tu. Prenditi cura di te e goditi la serata. Grazie, Anna. Anche tu abbi cura di te. Passa una bella serata. Lezione 16. Guarderai il tuo programma TV preferito? Ciao Anna, quando guarderai il tuo programma televisivo preferito? Di solito lo guardo la sera dopo cena. È un buon momento per rilassarsi e divertirsi. Che spettacolo è? È una serie poliziesca che seguo da un po'.
I drammi polizieschi possono essere piuttosto intriganti. Hai altri generi preferiti? Mi piacciono anche gli spettacoli comici e di fantascienza per un intrattenimento spensierato. È un bel mix di generi. È bello avere una varietà nelle preferenze televisive. Assolutamente. Mantiene le cose interessanti e offre diversi stati d'animo. Guardi il tuo programma preferito da solo o con qualcun altro? Di solito lo guardo da solo, ma a volte lo guardo con il mio compagno di stanza o gli amici. Guardare con gli altri può essere divertente, soprattutto per discutere e condividere le reazioni. Sì, aggiunge un elemento social all'esperienza visiva. C'è un giorno specifico della settimana in cui vengono rilasciati i nuovi episodi? Sì, ogni mercoledì escono nuovi episodi, quindi mi assicuro di guardarli. È bello avere un giorno specifico da aspettare ogni settimana. Hai qualcosa da mangiare mentre guardi? Mi piace mangiare popcorn o delle patatine come spuntino mentre guardo la TV. Popcorn e patatine sono scelte classiche. Si abbinano bene a un bello spettacolo. Assolutamente. È un bel modo per migliorare l'esperienza visiva. Beh, spero che ti diverta a guardare il tuo programma preferito, Anna. Grazie, John. Ne sono entusiasta. Ci sono serie o film che ti piacciono attualmente? Ultimamente sto guardando una serie di fantascienza. È stato piuttosto accattivante. Gli spettacoli di fantascienza possono essere affascinanti. Goditi anche la visione. Grazie, Anna. Godiamoci entrambi i nostri programmi preferiti e divertiamoci. Assolutamente, John. Abbi cura di te e goditi la serata. Anche tu, Anna. Prenditi cura. Passa una bella serata. Lezione 17. Leggerai un libro prima di andare a letto? Ciao Anna, vuoi leggere un libro prima di andare a letto? Sì, mi piace leggere prima di andare a dormire. Leggere prima di andare a letto può essere un ottimo modo per rilassarsi. Che libro stai leggendo attualmente? Sto leggendo un romanzo giallo di un autore famoso. I romanzi gialli possono essere piuttosto accattivanti. Cosa ti ha attratto verso quel genere? Mi piace la suspense e cercare di risolvere il puzzle insieme ai personaggi. Questo è un aspetto entusiasmante delle storie misteriose. Hai altri generi preferiti? Mi piacciono anche i romanzi storici e i libri di autoaiuto per la crescita personale. La narrativa storica può trasportarti in periodi di tempo diversi. Autori preferiti? Ho alcuni autori preferiti, ma è sempre divertente scoprirne anche di nuovi. Assolutamente, esplorare nuovi autori può portare a esperienze di lettura entusiasmanti. Sì, mantiene il viaggio di lettura fresco e interessante. Quanto tempo leggi di solito prima di andare a letto? Cerco di leggere per circa 30 minuti o un'ora prima di spegnere le luci. È una buona quantità di tempo per immergersi in un libro. Qualche rituale di lettura specifico? Mi piace prepararmi una tazza di tisana e trovare un posto accogliente dove leggere. Sembra una routine accogliente e rilassante. Crea una bella atmosfera per la lettura. Sì, aiuta a creare un'atmosfera tranquilla favorevole alla lettura di un libro. Hai scoperto che leggere prima di andare a letto migliora la qualità del sonno? Sì, mi aiuta a rilassarmi e a schiarirmi la mente prima di dormire, favorendo un riposo migliore. Meraviglioso. Leggere può essere un ottimo modo per rilassarsi dalla giornata. Assolutamente,
È un'attività pacifica che mi permette di fuggire in mondi diversi. Beh, ti auguro una piacevole lettura prima di andare a letto, Anna. Grazie, John. Non vedo l'ora. Ci sono altre attività serali per te? Ascolterò della musica rilassante prima di andare a letto. Mi aiuta a rilassarmi. Sembra rilassante. Goditi la tua sessione musicale, John. Grazie, Anna. Passiamo entrambi una serata riposante e ricarichiamoci per domani. Assolutamente, John. Abbi cura di te e goditi una notte di sonno tranquillo. Anche tu, Anna. Prenditi cura. Dormite bene. Lezione 18. A che ora imposterai la sveglia? Ciao Anna, a che ora imposterai la sveglia? Di solito metto la sveglia alle 7 del mattino ogni mattina. È un momento ragionevole per svegliarsi. Hai un motivo specifico per scegliere le 7 del mattino? Sì, mi dà abbastanza tempo per prepararmi e fare una routine mattutina rilassata. Avere una routine mattutina rilassata può dare un tono positivo per il resto della giornata. Assolutamente. Mi aiuta a iniziare la giornata con calma. Trovi facile svegliarti alle 7 del mattino o usi qualche trucco per alzarti dal letto? Di solito imposto più allarmi e posiziono la sveglia dall'altra parte della stanza per costringermi ad alzarmi. Questa è una strategia intelligente. Ti aiuta a non premere ripetutamente il pulsante snooze. Sì, mi fa alzare dal letto e mi aiuta a evitare di dormire troppo. Qual è la prima cosa che fai dopo il risveglio per iniziare la giornata? Mi piace bere un bicchiere d'acqua per idratarmi e rinfrescarmi. Idratarsi al mattino è un'abitudine salutare. Hai una routine di esercizi mattutini? Cerco di fare un po' di stretching leggero o yoga per risvegliare il mio corpo ed energizzarmi. Lo stretching e lo yoga sono ottimi modi per iniziare la giornata con movimenti delicati. Sì, mi aiutano a sentirmi più sveglia e pronta per la giornata a venire. Dopo la routine mattutina, fai colazione a casa o in viaggio? Di solito faccio colazione a casa. È un bel modo per iniziare la giornata in modo sereno. Fare una colazione tranquilla a casa può essere un ottimo modo per godersi la mattinata. Assolutamente. Mi permette di assaporare il mio cibo e iniziare la giornata in modo consapevole. Bene, ti auguro una mattinata rinfrescante e produttiva, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Hai programmi specifici per la tua mattinata? Vado a fare jogging mattutino per fare esercizio e prendere una boccata d'aria fresca. Sembra tonificante. Goditi la corsa, John. Grazie, Anna. Sfruttiamo al massimo le nostre mattine e buona giornata. Assolutamente, John. Abbiate cura di voi e vi auguro una splendida giornata. Anche tu, Anna. Prenditi cura. Vi auguro una giornata fantastica. Lezione 19. Controllerai le tue email domattina? Ciao Anna, controllerai le tue email domattina? Sì, prendo l'abitudine di controllare le mie email come prima cosa al mattino. Controllare le email al mattino può aiutarti a rimanere organizzato. Qualche motivo specifico per farlo? Mi consente di dare priorità alle attività e di rispondere prontamente a qualsiasi messaggio urgente. Questo è un approccio pratico. Hai un orario specifico da dedicare al controllo delle email? Di solito dedico i primi 30 minuti della mia routine mattutina a controllare e rispondere alle email.
È un buon lasso di tempo da dedicare alla gestione della posta elettronica. Qualche consiglio per gestire le email in modo efficiente? Cerco di ordinare le email in cartelle e di indirizzarle in base alla priorità. Mi aiuta a rimanere organizzato. L'organizzazione delle email in cartelle è un ottimo modo per semplificare il processo. Qualche altra strategia? Annullo anche l'iscrizione alle mailing list non necessarie per mantenere la mia casella di posta ordinata. Annullare l'iscrizione alle mailing list indesiderate può sicuramente aiutare a riordinare la posta in arrivo. Mossa intelligente. Grazie, John. È un piccolo passo, ma fa la differenza nel mantenere una casella di posta ordinata. Assolutamente. Una casella di posta ordinata può ridurre lo stress e migliorare la produttività. Quali sono gli strumenti preferiti per la produttività delle email? Uso filtri ed etichette email per classificare e organizzare automaticamente i messaggi in arrivo. L'utilizzo di filtri ed etichette è un modo efficace per gestire le email. Consente di risparmiare tempo e mantiene le cose organizzate. Sì, mi aiuta a trovare rapidamente email specifiche e mantiene tutto al suo posto. Rispondi immediatamente alle email o riservi orari specifici per le risposte? Cerco di rispondere immediatamente alle email urgenti. Per le altre email, riservo orari specifici per le risposte. Questo è un buon approccio per garantire risposte tempestive. Aiuta a mantenere l'efficienza della comunicazione. Grazie, John. Mi aiuta a bilanciare la reattività pur continuando a concentrarmi su altre attività. Bene, spero che tu abbia una sessione di posta elettronica produttiva domani mattina, Anna. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Vi sono altre routine mattutine che seguite? Mi prendo qualche momento di meditazione e riflessione per iniziare la giornata con una mente lucida. È un ottimo modo per coltivare la consapevolezza e dare un tono positivo alla giornata. Assolutamente. Passiamo entrambi una mattinata produttiva e concentrata, Anna. Davvero, John. Abbi cura di te e buona giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e ti auguro una splendida giornata. Lezione 20. Di solito quando chiami il tuo amico? Ciao Anna, quando chiami di solito la tua amica? Di solito chiamo il mio amico la sera dopo il lavoro o durante i fine settimana. È un buon momento per recuperare il ritardo e fare una conversazione. Quanto spesso chiami? Cerco di chiamare il mio amico almeno 1 o 2 volte alla settimana per rimanere in contatto. Rimanere in contatto con gli amici è importante. Hai un giorno preferito per chiamare? Non ho un giorno preciso, ma di solito scelgo un giorno in cui siamo entrambi liberi. Questo è comprensibile. È importante trovare un orario che funzioni per entrambi. C'è un motivo particolare per chiamare? A volte ci limitiamo a parlare della nostra giornata, o a condividere notizie o aggiornamenti interessanti. È bello avere conversazioni informali e rimanere aggiornati sulla vita degli altri. Qualche altro mezzo di comunicazione? Ci scriviamo anche durante la settimana per rimanere in contatto e scambiarci messaggi rapidi. Gli SMS sono utili per una comunicazione rapida. Hai intenzione di incontrarti di persona? Sì, abbiamo intenzione di incontrarci il mese prossimo per un caffè e una sessione di chiacchierata. Sembra piacevole. Incontrarsi di persona aggiunge un diverso livello di connessione. Qualche attività specifica che vi piace fare insieme? Ci piace fare passeggiate, provare nuovi ristoranti e guardare film insieme.
Sono attività divertenti da condividere con un amico. Sembra che tu abbia un ottimo legame. Quanto durano di solito le tue chiamate? Le nostre chiamate di solito durano da 30 minuti a un'ora, a seconda di quanto dobbiamo parlare. È una buona quantità di tempo per una conversazione significativa. Argomenti particolari di cui parli? Parliamo di una vasta gamma di argomenti, dalla nostra vita personale agli eventi attuali e agli interessi condivisi. È bello avere conversazioni diverse che mantengono le cose interessanti. Bene, spero che ti diverta a chiacchierare con la tua amica Anna. Grazie, John. Non vedo l'ora. Hai intenzione di entrare in contatto con i tuoi amici? Ho in programma una serata di gioco virtuale con i miei amici questo fine settimana. Dovrebbe essere molto divertente. Sembra un ottimo modo per legarsi e divertirsi. Goditi la tua serata di gioco, John. Grazie, Anna. Apprezziamo le nostre amicizie e restiamo in contatto. Divertiti. Assolutamente, John. Abbiate cura di voi e vi auguro una fantastica giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e ti auguro una fantastica giornata.